Chissà cosa c'entra Shell, Saint-Jacques, Madeleine. Li mettiamo tutti assieme fra poco con noi. Con questa sigla mi sento sempre un po' in Francia, chissà perché, comunque teniamola sempre ben presente, la Francia, anche se noi italiani abbiamo la nostra tradizione e cultura, ma i francesi ci hanno dato nell'Ottocento quella codifica che ci ha permesso di portare la cucina a livello internazionale, ma adesso siamo a noi italiani, e andiamo in Francia con le Saint-Jacques, perché oggi l'invenzione, ma è un gioco, vedrete, un piacevole gioco, mescola assieme il dolce e il salato. Il salato perché dico, avendo in cucina queste Saint-Jacques, dico ma non è che riusciamo a cucinarci qualcosa dentro? E lo vedremo fra poco. E la seconda che vedremo nella seconda parte, mi è venuto in mente di andare a studiare un pochino tra i testi antichi che ho, e mi piace pensare che quando si parla di Madeleine, il famoso dolce, citato anche da Proust, quel famoso dolce delicato da inzuppare nel tè, al sapore di agrumi, venisse ideato per la prima volta in queste conchiglie. Quindi proveremo a fare anche un dolcetto da colazione nella Shell, nella Saint-Jacques, nel guscio della Capesanta. Parto subito dalla ricetta, passione riso, ancora sì, e il riso oggi è un riso di origine indiana, cioè quel riso a corpo unico, amido compatto, profumato, che tiene bene la cottura, si gonfia e conferisce una fragranza tutta particolare. È una digeribilità tutta sua. Allora, il pensiero qual è stato? Se faccio il pomodoro al riso, col riso bianco, dove il riso è il protagonista, ma c'è tanto pomodoro, tanto condimento, olio extravergine, almeno 1 a 3, perché non cucinare in una piccola pentola il riso nella Capesanta? E allora partiamo così, prendete del sale grosso, che di certo non buttiamo via, letto speciale per tenere le nostre cappe, così, quindi ogni teglia, Pronti? Vabbè, questo è il senso, mi piace pensare che la Capesanta possa diventare una piccola pentola. Mettiamola a parte. E adesso il riso. Quanto riso può andare in una Capesanta? Un cucchiaio. E allora iniziamo a mettere un cucchiaio pieno per 4 persone, anche raso, 4 cucchiai di riso, il pochino di olio, poco, per olearlo appena, lo mescolate, ok, qui è così, e adesso iniziamo. Se quella è la parte di riso, sempre con la semplicità che ci contraddistingue, ma poi voi spingete, Io utilizzo pomodoro, zucchine, bianco, rosso e verde, quindi semplicemente zucchina, pomodoro e cipolla. Tanti vegetali, sappiamo quanto fanno bene, ma in questa ricetta li metto anche per un'altra funzione. Il vegetale contiene tanta acqua e durante la cottura che io farò in conchiglia la rilascerà e permetterà al riso di gonfiare. Quindi così, cubettini piccoli, anche qui un altro dettaglio, voglio creare un rapporto tra il riso e il cubettino. Ugualmente questa volta prendo soltanto la parte esterna. I miei sospiri, ogni tanto arrivano i sospiri anche per me, Allora, zucchine. La cipolla la tagliamo in ultimo, Qualche cubetto di pomodoro, questa volta lo lascio proprio intero, perché ugualmente sfrutto l'acqua.
e poi il pesce ho qui con me. Ed ecco qua, pomodoro ugualmente, ma sentitevi sempre liberi di mettere i vostri ingredienti. Sto pensando anche all'aromaticità, qui ci starebbe bene anche un pochino di zenzero con una ricetta così, zenzero e menta. Togliamo anche il pomodoro, poca cipolla, poca o anche niente. Da qui potete sempre fare meglio, tutte le erbe e tutte le spezie. Ecco qua, coltelli siamo pronti, pesce. Vogliamo un po'. Qua va bene seppie e calamari. Tagliamolo a cubetti. Pronto, con un'altra ciotolina. Ve le voglio separare tutte quante le ciotoline, quindi tanto pesce. Andiamo avanti anche con i gamberi. Ho sempre questi bei gamberi che taglio a pezzi. E adesso mi fermo qui. Allora, per noi è questo. Li ho separati per farvi vedere. Allora, il pesce lo condisco con sale e succo di limone. Il succo di limone è un altro stratagemma, perché quella piccola base acida interferisce anche sulla cottura del riso. I vegetali vanno bene con sale, il riso con l'olio. Adesso questo l'ho preparato per farvi vedere il rapporto tra i tre. Il riso è pochissimo, guardate quanti vegetali e altrettanto pesce. Così metto assieme. Metto i vegetali. Eccolo qua, inizio a mescolare. Vedete il riso che sembra pochissimo all'interno, ma così deve essere. Questa ricetta noi l'abbiamo già provata per voi, anzi, quando dico io, dico noi, tutti qui al Circolo dei Buongustai, perché per realizzare questa trasmissione ci sono tante persone che ci aiutano. Questo è brodo o vegetale o brodo di verdure, freddo, tutto a freddo. Questa ricetta io l'ho sperimentata, quindi per voi fate una ciotola così, la potete lasciare anche mezz'ora in frigorifero, ci siamo senza paura. Qui ho utilizzato un tipo di riso che mi permette di lasciarla a bagno anche un po' in cella frigorifero a freddo. Questo riso pian piano reidrata, si gonfia ed è predisposta alla cottura, quindi per voi questa operazione. Poi, che sono arrivate anche le altre Saint-Jacques, le altre gusci. Queste a parte che le vendono anche singole, no? Normalmente. Vediamo un po', le accoppiamo.
Ne faccio 2. Adesso ci siamo? Ferme nel sale. Riso una parte, ma poi tante vegetali e pesce. Lo lasciate riposare in frigorifero, questa insalata. E adesso, guardate, qua. È questo composto che si arricchisce di succhi. Questa ricetta è uno sfizio, perché la Saint-Jacques è spesso un po' degradata, questa conchiglia anni 80. E io gli ho voluto dare una nuova vita, con un bel antipasto a base di riso e vegetali. Ovviamente, senza pesce e tanti vegetali, è la stessa cosa. Per voi però, mi raccomando, visto che noi abbiamo il guscio, dobbiamo sfruttarlo tutto. Vedete all'interno quant'è l'acqua, il brodo? Caricatelo, perché poi dopo ce lo ritroviamo. Quindi potete caricare. Ecco qua. A questo punto io preparo uovo battuto, spennello, la mia Saint-Jacques, la mia capasanta che andrà sopra. Queste stanno bene anche in frigorifero, potete prepararle in anticipo. Come facciamo? Vediamo un po'. Io voglio mettere sopra questa capesanta, guardate, faccio il giro, potrebbe anche bastare, la taglio un pochino più larga, faccio delle strisce 3 cm larghe, a noi ce ne servono 2. Ok, ora le tiro un poco. Questa cosa spero vi piaccia, perché è una ricetta inusuale messa a punto apposta per la trasmissione. Vado, guscio superiore, così, e guscio superiore. Vedete? Adesso prendo la striscia, ci siete? Poggio sotto, tiro, fino ad arrivare a una chiusura. L'uovo fa il suo percorso, io la sto incollando anche sotto, Poi possiamo fare tanto qui, vedete come la sto incollando? E come mi insegnavano i maestri di una volta, questa può riposare ancora un po' prima di essere infornata. Allora, per noi vuol dire che le conchiglie le potete preparare prima e mettere in forno. Adesso vi dico come. Questa è una bella idea. Dentro tutto. Per favore, non portate a casa la ricetta. Se sono utile, portate a casa l'idea. Quindi un piccolo contenitore, quasi una piccola pentola a pressione, una cottura al cartoccio, una cottura bassa, una cottura sana all'interno della conchiglia. Quindi qui dentro potete metterci alimenti a piacere vostro. Potete farla più o meno decorata, abbiamo forchette per fare decorazione, ma semplicemente così già è pronto. Possono andare in frigorifero e poi hanno bisogno della cottura. Accendete il forno. Inizialmente qual è l'impatto? Se io voglio far bollire, ho bisogno di un forno sopra i 200 gradi, che significa che l'acqua all'interno inizia a bollire. Da quel momento in poi il forno può essere più basso, 140, 130, quindi per noi c'è bisogno di 7 minuti di impatto e da quel momento il forno scende, perché all'interno si sta generando vapore. La botta iniziale di forno, il calore iniziale forma anche la crosta della pasta sfoglia, quindi ve li blocca. All'interno diventa una piccola pentola a pressione, un piccolo cartoccio. Vediamoci la grafica, perché il tempo passa velocemente anche al circolo dei buon gustai. Eccolo qua. Pilaf in conchiglia, 120 g di calamari e 100 g di gamberi,
100 g di zucchine a cubetti, 100 g di pomodoro rosso a cubetti, pochissima cipolla, 30 g di cipolla bianca, il succo del limone, 4 cucchiai, vedete, di riso basmati, un cucchiaio d'olio extravergine, una confezione di sale grosso, vabbè, un accessorio, 100 g di brodo di pesce, la pasta sfoglia e un uovo battuto. Facciamo così, io mi fermo un attimo qui perché al ritorno vediamo il risultato finale. Un attimo di pazienza e siamo di nuovo assieme. Siamo sempre negli studi di Alice col Circolo dei Buon Gustai, stavo pensando alla Francia. Saint-Jacques, sono in forno, vado a prendere le mie. Allora abbiamo detto che questo scrigno, che fa quasi una cottura a pila, forse fa più una cottura al cartoccio, può essere preparato prima. Guardate in questi minuti cosa è successo. Il riso con il brodo vegetale lo sta assorbendo, quindi si predispone ad andare a finire in conchiglia. Abbiamo detto che dobbiamo avere due operazioni. Uno, sigillare la pasta, quindi il forno forte fa sì che la pasta aderisca alla conchiglia. Da quel momento in poi l'acqua all'interno inizierà a bollire, a creare vapore, ma la pasta l'avrà sigillata. Va bene? E poi il forno in basso, dopo i primi 10 minuti, 15 minuti, guardate, c'è un profumo di mare, facciamole vedere. Questa ricetta per me ha un sapore retro, mi porta quasi agli inizi della mia carriera, gli anni 80, in cui la pasta sfoglia era protagonista, talmente influenzati dalla cultura francese, quindi quella pâte feuilletée, quel vol au vent, tutto quello che veniva fatto con la sfoglia, ma noi lo possiamo servire anche in tempi moderni. Quindi per noi questa è una bellissima conchiglia, pulitela bene sotto dal sale, che può essere portata al commensale. Pensate soltanto all'interno cosa succede. Il riso ha assorbito tutto. Perché vi dico questo? Perché questo è un piatto che è buono sia invernale che estivo, è buono anche freddo. C'è una sorta di insalata di riso a freddo. Andiamola ad aprire, così. Ecco lo scrigno. E all'interno, guardate che vapore. La nostra shell e il riso col pesce. Provate solo ad immaginare, ad accogliere i vostri ospiti così. Mi sposto un po'. Questa. Con queste c'è un grande profumo. Amarcord, evergreen, ricetta d'altri tempi con tecniche moderne. Poi, però, curiosando, mi è venuta l'idea di riproporvi anche un dolce da colazione. Ho quasi paura a chiamarlo Madeleine. Quindi, con la stessa tecnica del sale, così, andiamo a fare un dolce da colazione. Io quasi non so quale tecnica utilizzare per voi, ma forse la più semplice è quella domestica. Perché parlo di Madeleine nello stampo? Perché anche qui parliamo di romantica. Mi sposto subito, lo andiamo a prendere una. È normale che la Madeleine dovrebbe avere lo spacco gonfia, ma quello che a noi interessa è che questo dolcetto prenda la forma della conchiglia. Eccolo qui, soffice e profumato. Veramente io sto pensando ad una tisana, ad un tè. Eccolo qui, morbidissimo. Adesso quale tecnica utilizzare lo vediamo assieme, ma io penso la più semplice. Allora, vediamo gli ingredienti. Le uova intere, lo zucchero. In questo ciclo del Circolo dei Buon Gustai ci dedicheremo anche a tanti dolci senza zucchero semolato, perché stiamo cercando di dare sempre più una componente attenta e proporremo dei dolci a base di polpa di mele, mele arrosto, vedrete, interessante. Ma per noi torniamo il limone, le uova, lo zucchero, la farina e ci mettiamo anche il lievito. Io penso proprio che queste Madeleine non siano nate con il lievito chimico,
quindi noi lo chiamiamo biscottino in conchiglia più che madeleine al limone. E per voi fate questo: le uova, sapete bene che le uova a temperatura ambiente, anzi più è alta la temperatura degli albumi e meglio montano, quindi così uova e zucchero, e iniziamo a farle girare. Mi raccomando, sono piccole istruzioni d'uso, ma se noi lasciamo lo zucchero così nelle uova e andiamo a fare un'altra cosa, le uova cuociono, specialmente i tuorli, li vedrete tutti puntinati, quindi al momento in cui si mette lo zucchero agiamo e si va in cottura. Mentre andiamo in cottura io cerco di grattugiare, vediamo un po' il nostro cassetto di cosa è fornito. Va bene anche questo, bene, lo faccio qui. Abbiamo dedicato un'intera puntata all'uso del limone in cucina, quindi partite così. Attenzione all'albedo, l'albedo, la parte bianca, si mette se abbiamo intenzione di conferire una nota amara o se abbiamo intenzione di conferire una certa gelatinosità, altrimenti è meglio non metterla, solo la parte esterna. Pronto? Che dolce da colazione è se non vado a mettere questo? Aia! Lasciamo montare un po', però in casa, sinceramente, se vi sentite nel cuore di farlo a mano... Eccoci qua, le uova stanno montando con lo zucchero. Come sempre, voi in casa avete più tempo di me. Fatele montare proprio modello pan di Spagna. Come detto, se uno in casa non ha tempo, non è ancora pronto, ma noi andiamo bene così. Dovrebbe essere un pochino più sostenuto. Ma ci fermiamo. Adesso vado giù nelle mie parti, qui vado giù nelle mie parti e arrivo su. Faccio questo lavoro, la farina, ci metto anche un po' di lievito per la sicurezza del progetto, le lavoro assieme. E adesso faccio con la frusta o con una schiumarola, va bene? Facciamo così. Posso fare anche con una frusta. Vediamo un po', mi sposto poco. Ok, si scende giù, sempre dal basso verso l'alto. Ok. Se io batto le uova il prodotto viene uguale, però così è un pochino più soffice. Sinceramente anche qui potrei lavorare in una bastardella un po' più ampia e meno stretta, piuttosto che mettere la farina direttamente qui. Ci fermiamo e a questo punto io dico che ho il burro fuso e lo incorporo così, come una genovese, e mentre sto incorporando il burro guardiamoci assieme la grafica. Il burro è freddo, non è bollente. Allora, eccola, dolcetti di Saint-Jacques, 225 grammi di farina setacciata, 175 grammi di zucchero, 100 grammi di burro fuso, il lievito per dolce anche meno di una bustina, va bene? 4 uova intere, un limone anche di più e un pizzico di sale. A questo punto facciamo vedere il composto, eccolo qui. Sinceramente lo vedo già quello che sta succedendo, lo spiegheremo in un'altra puntata, la reazione ma è facile. L'acqua all'interno, cercandone via di fuga, li gonfia, lo mettiamo nella Saint-Jacques, ragazzi, finisce così, forno a 175 gradi, fate cuocere, provate, dai. Mi fermo, dovete andare nella Saint-Jacques imburrata ed infarinata, 175 gradi è la temperatura iniziale. Ed ecco qua,
avete capito. Mi piaceva proprio darvi un'altra ricetta in conchiglia. La dose ve l'ho data, screenshot lo farete. Il composto semplicemente montato ce l'avete. Queste io le giro perché fra poco le gusteremo. Fermiamoci qua. Il circolo dei buon gustai. Ogni giorno con voi fin quando ci sosterrete. Grazie a tutti.